Che cosa significa possedere un livello avanzato di lingua italiana? Vengo spesso contattata da studenti e studentesse che vogliono raggiungere un livello avanzato di italiano. Mi dicono: Simona, voglio padroneggiare la lingua italiana, voglio raggiungere un livello avanzato di lingua italiana. Io allora chiedo loro: che cosa significa, secondo te, avere un livello avanzato di italiano? Nella maggior parte dei casi ricevo due risposte. Risposta numero 1: silenzio. Non lo so cosa significa e molto probabilmente anche tu che ascolti non sai cosa significa possedere un livello avanzato di lingua italiana. Ed è normale, perché raramente in un percorso di studio si parla di queste cose e invece è importantissimo parlarne. È importantissimo sapere che cos'è un livello avanzato, che cosa significa possedere un livello avanzato, perché se ci si mette in viaggio per raggiungere un certo obiettivo è importante sapere dove si sta andando. Se non si sa dove si sta andando, ci si perde e soprattutto, cosa più importante, non si capisce perché si sta studiando in un certo modo, si stanno facendo certi esercizi. Perché l'insegnante mi fa scrivere? A che serve fare il riassunto? È noioso, non lo voglio fare, non serve a niente. E questi esercizi di grammatica? Oh mio Dio, ammettilo. Qualche volta hai pensato questa cosa, ne sono sicura. Bene, per metterti in viaggio e raggiungere il livello avanzato, devi sapere dove stai andando, perché se sai dove stai andando, capisci l'importanza di tutte le attività, di tutti gli esercizi che l'insegnante ti fa fare. E in questo modo l'apprendimento ha senso e soprattutto è più efficace. Seconda risposta che ricevo nella maggior parte dei casi: raggiungere un livello avanzato significa parlare come un madrelingua. No, sbagliato. Chiariamo questo concetto importantissimo. Essere madrelingua non è sinonimo di possedere un livello avanzato di lingua italiana. Molti madrelingua non hanno un livello avanzato di lingua italiana. Non basta essere cresciuti in un certo paese, non basta ascoltare una certa lingua per raggiungere un livello avanzato. Il percorso è molto più complesso e richiede studio, impegno e costanza. Non si può raggiungere un livello avanzato semplicemente immergendosi nel contesto linguistico. Molti madrelingua, e i dati parlano, questa non è una mia idea, ma sono i dati che parlano, molti madrelingua, parlo dell'Italia, vengono definiti analfabeti funzionali, cioè persone che non riescono a capire il significato di quello che gli viene detto o di quello che leggono. Stiamo parlando di madrelingua e la percentuale è sorprendentemente alta in Italia, ahimè. Quindi questo che cosa ci dice? Ci dice che la strada verso il raggiungimento del livello avanzato è una strada che richiede impegno, sforzo mentale, studio. C'è chi ci arriva prima, c'è chi ci arriva dopo, c'è chi è più veloce, c'è chi è più lento, non importa, chiunque per arrivare al livello avanzato deve sforzarsi, deve lavorare. E dunque, fatta questa premessa, ti do il benvenuto nella video lezione di questa settimana. Questa settimana vedremo insieme 1. Che cosa significa avere un livello avanzato in una lingua. Cosa sa fare la persona che possiede un livello avanzato. 2. Vedremo insieme come raggiungere questo livello. Rifletteremo insieme sul percorso da seguire, sugli esercizi, le attività da fare per raggiungere questo livello. E dunque, gambe in spalla e iniziamo! Iniziamo subito e andiamo nel vivo del contenuto di questa video lezione. Vediamo insieme che cosa significa possedere un livello avanzato di lingua. Di lingua, quindi ciò che sto per dire vale per qualsiasi lingua, sia la lingua straniera che stai imparando, sia la lingua madre che parli, ok? Quindi questa è una cosa molto importante da
tenere a mente. Quanto sto per dire vale per qualsiasi lingua. Secondo il QCER, cioè il quadro comune europeo di riferimento delle lingue, cioè un modello di descrizione dei livelli linguistici, valido appunto per qualsiasi lingua. Hai mai sentito parlare di A1, A2, B1, B2, C1, C2? I livelli linguistici? Bene, queste sono informazioni contenute nel quadro comune europeo di riferimento delle lingue. Digitando su internet QCER troverai una lista di tutti i livelli linguistici da A1 a C2 e la descrizione di ogni livello, cioè per ogni livello il quadro comune europeo ti dice che cosa significa possedere un livello A1, un livello A2, eccetera, eccetera. È un modello di riferimento generale adottato da tutte le lingue, per semplificare, appunto, per avere in tutte le lingue un obiettivo di raggiungimento comune. Quindi andiamo a leggere il QCER e vediamo che cosa ci dice del livello avanzato, che nel QCER corrisponde al livello C2. Il quadro è suddiviso per competenze linguistiche. Iniziamo dalla capacità di comprensione orale e scritta, quindi dalla capacità di ascolto e di lettura. Poi passiamo alla produzione, abbiamo la produzione orale e la produzione scritta, quindi il parlato e la scrittura. Il quadro è suddiviso in questo modo. Ecco cosa ci dice il quadro comune europeo di riferimento sul livello avanzato. Prendi carta e penna, prendi appunti e ascolta bene. Io ho un livello avanzato di lingua se non ho difficoltà a capire nessun tipo di conversazione, sia quelle dal vivo, sia quelle trasmesse in TV, in radio, eccetera. Inoltre, riesco a capire le conversazioni a velocità di un madrelingua, quindi con una velocità molto alta, purché, a patto che abbia il tempo di familiarizzare con l'accento. Quindi, capacità di comprensione orale. Capisco tutto a qualsiasi velocità, qualsiasi sia l'accento della persona che parla. All'inizio, se ho un nuovo accento, ho un po' di difficoltà a prendere l'abitudine, ad abituarmi al suono, ma dopo un po' mi abituo al suono e riesco a capire anche questa persona. Quindi vedi, capacità di comprensione orale. Capisco tutto, non perdo contenuti di informazione. Capacità di lettura. Ho un livello avanzato se riesco a leggere facilmente quasi tutte le forme di linguaggio scritto, inclusi testi linguisticamente complessi come manuali, articoli specializzati e opere letterarie. Ho un livello avanzato se riesco a capire tutto quello che leggo, non soltanto un articoletto scritto con un linguaggio semplice, ma anche un testo più complesso, come un manuale, come un testo specialistico, come per esempio un testo dell'università, scritto su un argomento specifico, o ancora, molto importante, opere letterarie, quindi letteratura. Passiamo alla produzione. Adesso ho un livello avanzato se partecipo senza sforzo a qualsiasi conversazione o dibattito e conosco bene i modi di dire, le espressioni colloquiali e formali. Mi esprimo fluentemente e trasmetto sottili sfumature di significato con precisione. Inoltre, presento descrizioni o argomenti in modo chiaro e scorrevole, in uno stile appropriato al contesto e con una struttura logica ed efficace che aiuta l'ascoltatore a notare e ricordare idee importanti. Qui c'è il cuore, secondo me, del livello avanzato, perché prima abbiamo parlato di comprensione, ok? Quindi ho un livello avanzato se riesco a capire tutto quello che ascolto, sostanzialmente. E per capire non intendo le parole prese singolarmente, ma riesco a capire il significato di quello che le parole messe insieme vogliono comunicare. Perché io posso dire una frase di 10 parole, ma il significato di questa frase è proprio dato dall'insieme di queste 10 parole, non dalle 10 parole prese singolarmente, ok? Quindi ho un livello avanzato se capisco tutto quello che ascolto e leggo. Capisco il significato, il contenuto, non le parole prese singolarmente,
ok? Dal punto di vista della produzione, invece, ci sono dei punti chiave. Il primo riguarda l'assenza di sforzo. Partecipo alle conversazioni senza sforzo. E cosa significa questo? Significa che se stiamo parlando di un certo argomento, io so esprimere le mie idee su questo argomento senza sforzo. Quindi capisci che non è soltanto una questione di quante parole conosco, non è una questione solo di parole. Il livello avanzato riguarda la capacità di esprimere le tue idee, di comunicare agli altri quello che tu pensi su questo argomento. E questa è una cosa molto importante. Puoi conoscere 80 milioni di parole, ma se non sai esprimere le tue idee, se gli altri non capiscono che cosa pensi di una certa cosa, non hai un livello avanzato di lingua italiana. Il secondo punto riguarda la capacità di esprimere sottili sfumature di significato con precisione. Quindi stiamo parlando di un argomento? È facile dire io di questa cosa penso X e Y, punto. È molto semplice creare una frase del genere, giusto? Penso che la guerra sia sbagliata. Fine. È un pensiero, certo, ma perché pensi che la guerra sia sbagliata? Se tu riesci a darmi delle motivazioni precise e riesci a spiegarmi il significato delle tue motivazioni in modo preciso, allora hai un livello avanzato. Esprimere le proprie idee non significa semplicemente penso che questa cosa sia giusta o penso che questa cosa sia sbagliata. Non è così. Il livello avanzato, avere un livello avanzato significa penso che questa cosa sia giusta perché. Per esempio, ti racconto questo aneddoto o ti faccio questo paragone. Vedi come aumenta la complessità di quello che dico? Quindi il livello avanzato è questo. Ultimo punto importante in merito alla produzione, guarda un po', presento argomenti in modo chiaro, con uno stile appropriato al contesto, con una struttura logica che aiuta l'ascoltatore a capire quello che voglio dire. Presento un argomento in modo chiaro, con precisione dunque, con un linguaggio appropriato al contesto. Quindi se stiamo parlando di argomenti seri, non userò mai le parolacce o non userò mai parole colloquiali, ok? Questo significa linguaggio appropriato al contesto. Cercherò di usare strutture linguistiche avanzate e non strutture linguistiche semplici. Ed infine presento l'argomento con una struttura logica. Perché se presento l'argomento con una struttura logica, tesi, per esempio, io penso questo. Argomenti a favore. Penso questo perché 1, perché 2, perché 3. Vedi? Struttura logica, perché se io scrivo, se io parlo con una struttura logica, chi mi ascolta capisce cosa voglio dire. E vedi la cosa importantissima del livello avanzato? Non è soltanto parlare. Conosco 80.000 parole, le metto insieme in un testo? Benissimo. Ho usato questa struttura grammaticale, ho usato il congiuntivo, la forma impersonale, il gerundio, bene, questo testo è avanzato. No, perché se io leggo il tuo testo e non capisco che cosa vuoi dire, non c'è logica, non ha senso, non c'è una struttura, non hai parlato delle tue idee in modo chiaro, non è un livello avanzato, perché la comunicazione è X, interrotta. Non hai trasmesso bene a me che leggo o ascolto il tuo messaggio. Quindi, capiamo, importantissimo, alla base del livello avanzato c'è lo sforzo di chi parla e chi scrive di farsi capire dagli altri, di essere precisi e di sapere argomentare le proprie idee in modo complesso, in modo vario, utilizzando il vocabolario giusto e le strutture grammaticali giuste. Per questo io vi faccio scrivere infiniti testi cosa pensi di questo argomento. Per questo vi faccio fare il riassunto. Per questo vi faccio ascoltare TED Talk su argomenti diversissimi. O vi chiedo sempre perché quando pensate qualcosa. Perché bisogna allenarsi ad esprimere le proprie idee. Comunicare in modo efficace. Comunicazione infatti significa scambiare messaggi efficaci. Io do un messaggio a te e tu lo capisci. Tu dai un messaggio a me e io lo capisco. Se non capisco cosa vuoi dire e se tu non capisci cosa io voglio dire, la comunicazione non è efficace. Quindi il vero livello avanzato è questo. Perché si studia la grammatica? Perché si studia il vocabolario? Perché si legge? Perché si scrive? Perché si ascolta? Perché si fanno i riassunti? Si fa tutto questo verso quest'unico obiettivo, verso l'obiettivo importantissimo
di esprimere le tue idee, di comunicare in modo efficace. Un altro elemento infatti del livello avanzato è avere una buona padronanza grammaticale e lessicale, cioè essere padroni del vocabolario della grammatica. Significa che conosco le parole e le so usare nel contesto giusto. Non è che solo conosco 80.000 parole, però poi le uso a caso, solo perché questa parola sembra una parola alta. Inseriamola qui. E magari nel contesto non c'entra niente. Non è una questione di quantità di quello che sapete, è una questione di qualità, cioè di come tu utilizzi quello che sai per creare un testo parlato e scritto efficace, di qualità. Padroneggiare la grammatica e il lessico, importantissimo, ma con l'obiettivo di comunicare, con l'obiettivo di farsi capire, con l'obiettivo di capire tutto quello che si ascolta e tutto quello che si legge. Questo è il vero livello avanzato. E allora come si inizia? Da dove si parte per arrivare a questa destinazione? Ogni insegnante ha un suo percorso. Ogni insegnante ha avuto modo di sperimentare quello che funziona e quello che non funziona. Quello che io sto per dirti, e questa è una cosa importante, è il mio metodo. Non è un metodo assoluto, non è un metodo che funziona per tutti, ma è un metodo che io ho visto funzionare nella maggior parte dei casi, con la maggior parte delle persone con cui ho lavorato. È un metodo che non si può quantificare, perché secondo me è molto difficile dire raggiungerai questo livello in 2 settimane o in 3 mesi. È molto difficile dire questa cosa, perché siamo tutti diversi, abbiamo tutti bisogni diversi, specifici. Si possono notare delle tendenze di apprendimento. Ad esempio, dopo 6 settimane di lavoro inizia ad emergere qualcosa. Ad esempio, dopo 3 mesi ancora di più. Quindi è possibile individuare delle tendenze di apprendimento, ma non è una regola che vale per tutti. Quindi come fare? Primo passo, quando tu arrivi a un punto in cui ascolti l'italiano e capisci, quindi guardi un film e capisci almeno, diciamo, l'80% di quello che ascolti, ok? Riesci a leggere, riesci a parlare, però ti accorgi che ancora non ti esprimi come vorresti. Quindi quando sei arrivato a questo punto dove capisci bene e capisci bene tutto, un podcast, un film, una conversazione tra persone, lo capisci, allora a quel punto bisogna seguire un percorso che ha come primo punto importante la grammatica. Devi arrivare a padroneggiare le strutture grammaticali che sono alla base di un livello avanzato. Ripeto la metafora del livello avanzato come casa alla fine di un percorso, di una lunga strada che bisogna percorrere per arrivare appunto a raggiungere la casa, che è il livello avanzato. All'inizio di questa strada c'è una porta, un cancello che aprendosi ti permette di percorrere questa strada. Questo cancello è un argomento grammaticale, e cioè il congiuntivo. È il primo grande passo da fare, è la prima grande struttura linguistica da padroneggiare non per poter raggiungere un livello avanzato, ma per poter percorrere la strada che porta al livello avanzato. Su questa strada poi, dopo aver padroneggiato il congiuntivo, ci sono altri 4 argomenti grammaticali importantissimi da padroneggiare, ossia la forma impersonale, la concordanza, il discorso indiretto, i connettivi e i modi indefiniti, in questo ordine che ho appena detto, e parallelamente ad ogni argomento grammaticale bisogna mettere in pratica tutte le competenze linguistiche: scrittura, parlato, lettura, ascolto, vocabolario. Per ogni argomento corrisponde un lavoro su tutte le competenze linguistiche, e per poter fare questo bisogna impegnarsi e lavorare tanto. Il livello avanzato non si raggiunge naturalmente. Naturalmente il nostro cervello, il nostro corpo come esseri umani tende a conservare le energie. Non siamo predisposti naturalmente per stancarci e per sforzarci. Siamo predisposti per conservare energie. Meno facciamo, meglio è per il nostro corpo e per il nostro cervello. Per questo dico che per raggiungere un livello avanzato bisogna sforzarsi, bisogna lavorare sodo. Facendo questo, seguendo questo percorso, si arriva. Non posso dirti in quanto tempo, io non lo so, ognuno è diverso, ma posso garantirti
che se ti impegni e fai ogni attività, fai tutta la grammatica, studi bene la grammatica e fai tutte le attività, io sono convinta che già dopo le prime 6 settimane di lavoro inizierai a vedere dei risultati di cui non ti accorgerai molto probabilmente, ma qualcosa starà lavorando. Se tu lavori, se studi, ti sforzi e ti impegni, dentro di te c'è questo movimento, un po' come il compost, no? Quindi quel materiale organico che si crea dalla decomposizione dei rifiuti, ok? È proprio una metafora schifosa, lo capisco, anche un po' puzzolente, però rende il concetto. L'humus, l'organico si chiama così, lavora in questo modo e tu lavorando e studiando, ok? Facendo tutto quello che ti dice l'insegnante, facendo non con perfezione, non con precisione, ma facendo, dentro di te avviene questo movimento. L'organico, l'humus si decompone e poi arriva ad un certo punto che tu neanche te ne accorgi, ma da questa cosa puzzolente nasce una pianta, nasce un fiore. Tu non ti stai accorgendo delle forze che agiscono in questo humus, in questo compost, in questo materiale organico, ma le forze ci sono e ad un certo punto esce il fiore e tu ti ritrovi in una conversazione in italiano a parlare fluentemente e ti sorprendi a usare il congiuntivo. Mamma mia, l'ho usato spontaneamente, non me ne sono neanche accorta. Questo è il processo di apprendimento linguistico. Quindi, ora che sai cosa significa raggiungere un livello avanzato, possedere un livello avanzato, inizia ad aprire la porta, padroneggia il congiuntivo. Dopo inizia la strada. Se vorrai seguire questa strada con me, io ci sono, con il mio corso di grammatica avanzata e i miei percorsi di scrittura e parlato a distanza, che hanno proprio questo obiettivo, portarti verso quella meta, verso quella destinazione, e cioè il livello avanzato. Spero che questo video ti sia stato utile e spero vivamente che un giorno tu possa raggiungere la felicità immensa di saper padroneggiare una lingua a livello avanzato, sapersi esprimere e saper capire soprattutto tutto quello che leggiamo e ascoltiamo è la più grande libertà che abbiamo come esseri umani, la più grande forma di potere. Non importa che tu parli italiano, inglese, francese, polacco, portoghese, non importa, padroneggiare il linguaggio è potere, è libertà. Grazie per il tuo ascolto e ci sentiamo alla prossima.